La storia di cui parliamo questa sera è una storia di guerra, ma non è una storia di guerra convenzionale. È una storia di guerra fatta con i computer. Una storia di guerra fatta con i virus. Piccole creature informatiche che però possono creare dei danni veri. Questa è una storia che riguarda anche le armi nucleari, le bombe atomiche. Ed è una storia che riguarda un paese che ancora oggi è al centro dello scacchiere geopolitico, l'Iran. Quella che stiamo per raccontare in questa puntata di Nebbia è la storia del virus Stuxnet. A state of war. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 06, 04. Houston, we've had a battle. Now I am become death, the destroyer of worlds. If necessary, via. If necessary, alone. È finito tutto. Una bomba nucleare deve la sua grande energia, la sua grande potenza ad un processo fisico apparentemente semplice. La rottura, la fratturazione dei nuclei degli atomi dell'elemento che la compongono. Vi spiego meglio. Prendiamo una bomba atomica all'uranio. L'uranio che la compone è fatta da tanti atomi di uranio. Quando i nuclei di questi atomi si rompono, si spezzano, rilasciano energia e anche altre particelle che corrono veloci e colpiscono gli atomi di uranio che si trovano intorno al primo che si è fratturato, rompendo anche questi e facendo sì quindi che la reazione sia a catena. Questo porta all'esplosione della bomba. Questo però è possibile farlo soltanto con una piccola parte dell'uranio presente in natura. Serve infatti l'uranio 235, che è un isotopo dell'uranio, cioè è un atomo di uranio che ha un po' meno neutroni all'interno del suo nucleo rispetto all'uranio che è prevalentemente presente in natura, l'uranio 238. Ma anche l'uranio 235 è presente in natura, solo che è in una frazione minore e si trova mischiato a una grande quantità di uranio 238. Quando lo si estrae dalla Terra, quindi bisogna in qualche modo separare questi due isotopi, separare l'uranio 238 dal 235, tenersi quest'ultimo e utilizzarlo come materiale fissile, così si chiama, per realizzare gli ordigni nucleari. Non è semplicissimo separare due isotopi dello stesso elemento che si trovano mischiati l'uno all'altro. Ma per farvi capire come funziona ve lo spiego semplicemente. Si rende questo materiale un gas e poi lo si centrifuga. Ovviamente l'uranio 238 pesa più dell'uranio 235 perché ha più neutroni nel suo nucleo. Quindi centrifugando una miscela gassosa di questi due isotopi si riesce a separare l'uno dall'altro. Poi si fa condensare quello che ci serve e lo si utilizza per realizzare le testate nucleari. In particolare, per realizzare gli ordigni serve uranio che abbia un tenore di uranio 235 pari almeno al 90% del totale. In generale, chiamiamo l'uranio che contiene una percentuale maggiore di uranio 235 rispetto a quella presente in natura, uranio arricchito. E come potrete intuire, la parte di scarto di questa lavorazione che vi ho appena descritto la chiamiamo uranio impoverito, perché è quella parte di uranio a grande prevalenza di uranio 238 a cui è stata sottratta anche quella piccola quota di uranio 235 che sarebbe normalmente presente in natura. Ecco quindi spiegate alcune cose basilari che spesso vengono nominate senza conoscerne il significato anche superficialmente come ve l'ho descritto. E da qui è chiara anche un'altra cosa. Tutti i paesi del mondo che vogliono essere autonomi nella realizzazione della loro bomba nucleare
devono dotarsi delle infrastrutture necessarie per fare questi procedimenti, per arricchire l'uranio fino a renderlo weapon grade, come si chiama, cioè fino a renderlo con le caratteristiche necessarie per poter essere impiegato in una testata nucleare. Tra questi paesi, come è noto da molto tempo, c'è uno dei più acerrimi nemici degli Stati Uniti, l'Iran, il paese che cerca di dotarsi attraverso il suo programma nucleare di un ordigno nucleare tutto suo da molti decenni e che per farlo ovviamente realizza impianti di arricchimento dell'uranio, dove all'interno di questi impianti a farla da padrona sono le centrifughe, cioè quegli oggetti che separano l'uranio 238 da quello 235. Ma come fermare l'Iran? Si sono sempre chiesti gli Stati Uniti. Forse bisognerebbe bombardarlo, forse bisognerebbe distruggere le strutture che utilizza per arricchire l'uranio. Forse con una guerra tradizionale, con una serie di bombardamenti, si potrebbe riuscire a mettere KO il programma nucleare iraniano. Questa, è inutile negarlo, è sempre stata un'opzione sul tavolo e lo è tuttora. Tuttora, proprio in questi giorni, sappiamo che è chiacchierato un possibile attacco da parte di Israele, altro nemico giurato dell'Iran, nei confronti delle strutture iraniane per l'arricchimento dell'uranio. Qualche decennio fa, tuttavia, agli Stati Uniti e forse anche a Israele è venuta in mente un'idea geniale. Forse si potrebbe riuscire ad azzerare la capacità iraniana di arricchire l'uranio e quindi di avvicinarsi alla sua bomba atomica in un modo non cruento, chiamiamolo così, con una strategia diversa dal bombardamento, con una strategia che riguarda i computer e le loro vulnerabilità alle infezioni, esattamente come se fossero dei sistemi biologici. Ed è così che nasce l'operazione Olympic Games, l'operazione che prevederà la costruzione di un virus informatico che si chiama Stuxnet. L'idea sembra semplice, ma la realizzazione è quasi impossibile. Bisogna riuscire ad intrufolarsi all'interno dei computer che si trovano nelle strutture di arricchimento dell'uranio iraniane, infettare le macchine direttamente collegate alle centrifughe e riuscire a sabotarle meccanicamente, magari mandandole fuori giri, portandole al di fuori dei limiti costruttivi e ottenendo così la loro distruzione fisica. È una cosa che non si è mai tentata nella storia. È un qualcosa di nuovo e assolutamente spaventoso che trasforma un virus informatico in una vera e propria arma. Ma ci sono tantissime complicazioni, perché ovviamente i computer che sono collegati alle centrifughe non sono mica connessi a internet. Non si possono infettare da remoto. Non è possibile riuscire a penetrarli attraverso un attacco hacker dall'esterno. E questo vale ovviamente per tutta la struttura di arricchimento dell'uranio, che è isolata dalla rete proprio per ragioni di sicurezza. Quindi bisogna trovare un complice. La prima cosa da fare è trovare qualcuno che sia all'interno della struttura e che quindi abbia fisicamente accesso a quei computer, che sia disposto a infettarli per conto del mandante di questa operazione. Quella è la parte più semplice, una spia la si trova sempre e la storia ne è ricca di esempi. La parte difficile però diventa comunque riuscire ad infettare i computer rimanendo nascosti, anonimi, senza farsi beccare e senza far sospettare l'Iran e gli operatori delle centrifughe che ci sia qualcosa che non va. L'operazione deve essere portata avanti in maniera geniale, deve riuscire a distruggere tutte le centrifughe, non soltanto alcune, altrimenti l'operazione sarebbe un fallimento, altrimenti gli iraniani avrebbero a disposizione comunque altre macchine per andare avanti. Il virus che viene realizzato è qualcosa di estremamente sofisticato, una cosa mai vista prima. Il software è di tipo worm, quindi è progettato per replicarsi e infettare tutti i computer con cui viene in contatto. Non attraverso internet, perché non sono computer collegati ad internet quelli che interessa infettare, ma attraverso una chiavetta USB. La chiavetta USB sfrutta un meccanismo di Windows che è un sistema di autorun, e cioè che fa partire in automatico certe procedure ogni volta che un CD-ROM o una chiavetta USB viene inserita all'interno del computer. Questo attiva il virus e lo fa replicare all'interno della macchina, o se invece è già sulla macchina lo fa replicare all'interno della chiavetta USB,
che poi potrà infettare altre macchine una volta che viene in contatto con esse. Quando il virus entra nel computer, si accerta di essere su un computer che è collegato alle centrifughe e in particolare che è collegato ad un certo tipo di PLC della Siemens. Per chi non lo sapesse, un PLC è una sorta di computer industriale molto stupido che si utilizza però largamente all'interno dell'automazione industriale ed è un oggetto che si utilizza anche per controllare il numero di giri del motore di una centrifuga per l'uranio e anche altri parametri della macchina. Una volta che Stuxnet si rende conto di essere installato su un computer collegato a quel tipo di PLC e quindi probabilmente un computer collegato ad una centrifuga per l'uranio, si attiva e quindi non fa niente. Esatto, non fa niente per 30 giorni. Per 30 giorni il virus sta silente, in ascolto, osserva quello che succede e impara. Prende nota. Di cosa prende nota? Prende nota di quello che succede sul computer e in particolare prende nota di quello che lo schermo del computer fa vedere all'operatore mentre la centrifuga sta funzionando. In sostanza, il virus impara quello che l'operatore deve vedere per pensare che tutto stia andando bene all'interno della centrifuga. Il virus impara come deve ingannare colui che sta guardando quel computer. Perché infatti tutto questo tornerà utile, anzi fondamentale, nella fase 2, che è quella in cui il virus entra in azione. Il virus intercetta i comandi che il computer invia al PLC, li modifica e li invia modificati al PLC, facendo in modo che quest'ultimo controlli la centrifuga come vuole lui e non come lo ha programmato l'operatore. In questo modo il PLC, a sua volta infettato dal virus, farà in modo di mandare la centrifuga oltre i giri massimi previsti dal costruttore, rallentandola poi velocemente e mandandola così in risonanza, e di fatto spaccandola. Ma in tutto questo, l'operatore sullo schermo deve continuare a vedere i parametri normali, non deve ricevere messaggi di errore, non deve vedere i giri della centrifuga che superano il livello dei giri massimi, non deve vedere questi repentini cambi di velocità, deve continuare a vedere a schermo i parametri normali, quelli che lo fanno stare tranquillo e che non gli fanno pensare che ci sia qualcosa che non va. E qui torna utile quanto il virus ha imparato in quei 30 giorni in cui è rimasto silente, perché quello che farà infatti è riproporre all'operatore, ingannando il computer, i parametri che ha imparato nei 30 giorni precedenti e quindi farà in modo che tutto quello che sta facendo rimanga nascosto, che nessuno si accorga di quello che il virus sta facendo e anche della sua presenza. Il successo di questa operazione è incredibile. 1000 centrifughe iraniane vengono distrutte in questo modo, mentre i tecnici si chiedono che cosa stia succedendo, perché tutte queste macchine si rompono, perché nonostante lavorino come devono lavorare e lo vedono dallo schermo, le macchine si spacchino, le centrifughe si distruggano e non riescono più ad arricchire l'uranio come facevano prima. È un qualcosa di incredibile, un qualcosa che lascia sconcertati pensando che questo si è iniziato a sviluppare nel 2005 ed è diventato operativo nel 2009. Tanto ci è voluto per portare a termine questa operazione. Indagando poi i tecnici si rendono conto che comunque la maggior parte delle macchine infettate si trova proprio in Iran. E riescono a capire dopo mesi di lavoro, perché il software è estremamente complesso, che questo piccolo virus informatico è molto interessato ai computer che ospitano un software che si chiama Step 7 della Siemens, un software che serve proprio per programmare i PLC e che in particolar modo è interessato a un certo tipo di PLC e si attiva soltanto quando a quel tipo di PLC, collegato a quel computer, sono collegati alcuni dispositivi, alcuni trasduttori di marche specifiche e di tipo specifico, proprio quelli che venivano utilizzati per controllare il numero di giri del motore elettrico che animava le centrifughe. E da qui gli iraniani capiscono che quel software, quel virus scoperto in Bielorussia e analizzato nel resto del mondo, era in realtà un attacco militare nei loro confronti. Era in realtà un software che serviva per mettere in ginocchio la loro capacità di arricchimento dell'uranio e quindi per distruggere dall'interno il loro programma nucleare. Stuxnet è stato infatti un modo per bombardare gli impianti di arricchimento dell'uranio iraniani utilizzando un virus informatico al posto delle classiche bombe.
Bene? Male? Moralmente migliore? Moralmente peggiore? Perché nascosto dietro a un dito? Chi lo sa, non sta a me giudicarlo. Giudicate voi e fatemi sapere se questa storia la conoscevate. Se vi è piaciuto ovviamente iscrivetevi, abbonatevi se volete sostenere il progetto che va avanti solo grazie ai vostri abbonamenti. Siamo più di 3100 e continuiamo a crescere, l'abbonamento costa 1,99 € al mese, un caffè e mezzo al mese, trovate il link qua sotto, grazie a tutti voi.